Ehi, benvenuti in questo nuovo video. Nella puntata di oggi ci muoveremo da Witchcliff e andremo verso nord per un 45 minuti circa di macchina verso Busselton, piccola cittadina costiera sul mare dove ci sarà il pontile in legno più grande dell'emisfero australe. In più, visto che lavorerò un po' in cucina nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nel prossimo futuro, mi servono decisamente dei coltelli perché non posso continuare a scroccare i coltelli ai miei colleghi in cucina, e quindi un'altra delle cose che andremo a fare oggi sarà trovare un coltello decente. Ho trovato un paio di opzioni, una che probabilmente me la terrò per ultima come ancora di salvezza, che è a Margaret River, che è proprio a 10 minuti da qua, quindi sarebbe anche comodo. Le altre sono bene o male a Busselton, però un po' vedremo insieme, insomma. Detto questo, sono le 9:30, quindi meglio se andiamo. Thomas ha le chiavi della macchina, quindi senza di lui non si parte. Cazzo. Eccoci arrivati nella ridente cittadina di Busselton e come prima tappa di oggi abbiamo Kitchenworks, è proprio di fronte a noi, quel coso là, però sembra chiuso, no forse è aperto, è aperto. Ok, il posto è veramente ultra pieno di roba, con l'unico problema che coltelli buoni, perché c'erano un paio di global, però non mi piacciono minimamente i global e il resto erano altamente fuori portata e fuori prezzo rispetto a quello che offre il coltello. Alla fine mi sono preso una piccola spatolina e due coltellini della Victorinox che come emergenza vanno sempre bene. Il problema è che devo trovare un coltello di quelli proprio grandi da cuoco, veri e propri, quindi mi sa che poi verso il ritorno ci fermiamo a Margaret e andremo là perché qua a quanto pare non c'è tanta possibilità. Risaliti in macchina, adesso si va da Kmart perché abbiamo bisogno un po' di vestiti, un po' di roba semplice per la vita quotidiana di tutti i giorni. Dopodiché sicuro andiamo a mangiare perché stiamo crepando di fame e probabilmente dopo finalmente ti porto a vedere il pontile in legno più grande dell'emisfero australe. È 1,8 chilometri. Già cambiato completamente mood. E adesso facciamo uno scontro mortale contro questa signora. Perché Dio cribio. Salve signora. Ed eccoci per la 18ª millesima volta dentro Kmart. Ormai penso ci potrebbero fare tranquillamente una statua con tutte le volte che siamo venuti qua e abbiamo speso soldi. Penso che le robe che servono sono, io devo trovare un altro po' di accessori per la cucina, se riesco a trovarli magari a un basso prezzo anche meglio, e Thomas ha trovato il suo cinnamon roll. Quanto te la rischi a prenderti quello di Hello Kitty? 50, perché Hello Kitty mi fa schifo. 3, 2, 1, 27. Fanculo, non ci azzecco mai con queste cose. Reparto cucina, ho oltrepassato tutto quanto e ho trovato pela patate e basta, c'è niente. Io spero veramente l'ultima ancora di salvezza sarà tornare a Margaret River e trovare qualcosa in quel negozio là, perché sennò è veramente brutta. Però Thomas ha trovato una lampada da pavimento RGBTQ+. Y. Ma io adesso non. Mi sa che sta parte mi conviene tagliarla prima di essere bannato completamente dalla vita. Ok, sto giro da Kmart ne siamo usciti vittoriosi. Io solo con $20 tondi di 2 magliette bianche, un pelapatate e un block notice per gli appunti. Tu invece con quanto te ne sei uscito? Con $74,50 perché ho preso un booster bundle. Dov'è? Eccolo qua, bello come il sole. Quindi lascio la parola al me stesso del futuro quando apriremo i pacchi. Ringrazio il me del passato per avermi dato la linea ed eccoci qua davanti allo sbusto. Lascio al maestro fare il suo. 6 booster. Vi dà un Pokéball. Elgium.
Cincino, l'Arvesta Master Ball, quindi posticchio, Pansage e Clink Clang. Clink dopo Clink Clang e Curem EX. C'ho tutte le stelline. Energia prismatica e Beartic. Rafflet, È bellino. molto bellino. Drillbur è merda, secondo me è merda. No, dai. Game over. Clink Clang. E dopo questo fallimentare pack opening, dove le cose migliori mi sa che sono il Curem EX con le stelline e l'Arvesta Master Ball, lascio la linea del me del passato, del futuro direttamente sul lungomare. Ciao ciao. Ed eccoci qua finalmente arrivati sulla baia di Busselton e abbiamo un culo strepitoso perché il clima è stupendo. Infatti mi sono messo la felpa sulla vita perché si sta veramente bene, c'è abbastanza caldo, un bel venticello fresco, l'aria è pulitissima veramente. Il pontile di Busselton, con una lunghezza circa di 1,8 km, costruito originariamente nel 1865 per facilitare le attività commerciali e il trasporto marittimo, oggi è un luogo turistico e ricreativo molto amato. Oltre alla passeggiata panoramica, il pontile ospita un treno turistico che porta i visitatori fino all'estremità, dove si trova l'osservatorio sottomarino, una struttura unica che consente di ammirare la ricca vita marina senza bagnarsi. Hello. Thank you. Beh, ok, allora per camminare lungo il pontile sono $5 a testa, i bambini gratis, mentre per il treno era 15, e non è male 15 per il trenino. E come vedete, cioè, ci sono le rotaie che vanno fino in fondo. L'osservatorio che c'è alla fine invece sono all'incirca una quarantina di dollari, che però oggi è chiuso Fino al 2 settembre. e che comunque non avremmo speso perché $40 sono $40. E lungo il pontile, camminando, ci sono anche delle zone fatte apposta con una targhetta e ti spiega che ci sono tutto attorno a quello che poi è stato costruito da poco l'esoscheletro del vecchio pontile, che i gabbiani ne hanno requisito il dominio. E oltre ai gabbiani ci sono anche gabbiancini piccoli e a piccole palline di pelo marrone. Pelo. Beh, sembra più pelo che piume, ok? Ok? E siamo arrivati alla fine del pontile. C'è appena passato il trenino a fianco, spero di beccarlo al ritorno a fare un altro paio di riprese in più. Comunque c'è un botto di gente che pesca e questa è la stagione dei calamari. Stagione, forse, delle seppie. Buone seppe. Beh, poentina con le seppe, spettacolo. Comunque qua davanti abbiamo l'osservatorio che, come dicevo prima, è chiuso, però tanta roba. Una bella camminatina, neanche così male in realtà, però ne valsa tanto la pena. Alla fine sei separato dal resto del mondo. Tutta la vista costiera. E proprio alla fine ultima di tutto il pontile ci sono giustamente tutte le indicazioni e vediamo se riusciamo a trovare Venezia. Allora abbiamo Melbourne, Brisbane, Sydney, Cape Town, Paris, ok, North Pole. Oh, non trovo Venezia, mi gira il cazzo adesso. Lo metto io il cartellino con Venezia. Il sole mi acceca. Broome, New York, Toronto, Perth. Non c'è Venezia. Thomas, non c'è Venezia. Cosa ne pensi del fatto che non c'è Venezia? E c'è Parigi? Che merda. C'è Parigi e non c'è Venezia. Cioè, Capisco. Roma. Almeno Roma. Esatto, almeno Roma. Che me ne frega di Cape Town? Facce di cazzo. Mangia bene.
Comunque poi per terra ci sono disegnate delle gigantesche balenottere, e la cosa bizzarra che mi ha fatto notare Thomas è che ci sono anche delle piccole chele di granchio sparse in giro per il molo. Ah sì, è proprio un granchio, c'è il carapace, mi sa che qualche gabbiano ci ha fatto cena. Però bello, ci sono anche le seggiole con gli squaletti, le seggiole con le balene, molto bello, blue valley, molto bellino. Per adesso mi sa che facciamo le ultime foto, gli ultimi scattini e poi torniamo verso il molo che stiamo morendo di fame e andiamo a mangiarci veramente qualcosa. Ci vediamo direttamente al ristorante. È una sensazione stupenda essere finalmente seduti e sapere che adesso ordiniamo, mangiamo finalmente. C'è un buco in pancia che è una roba gigantesca. Cosa ne pensa, signor Thomas? Capisco. Però abbiamo una vista stupenda, siamo proprio a bordo mare con la vista su tutto quanto il pontile e sembra molto figo. Il menù offre c'è il fish and chips molto ispirante, questa che non sappiamo cos'è, forse seafood chowder, forse è una zuppa. Ok, steak sandwich anche no, e rigatoni e risotto alla milanese. Ma ce l'hai solo te quelli. mi sa che... perché te no? Questo qua è quello della colazione. E come da brava food blogger finalmente è arrivato il cibo e cazzo è gigantesco. Cioè questa è la mia mano. La mia mano è tutto il pezzo di pesce con la salatina, la tartara dell'altro squid. Abbiamo preso 2 fish and chips, i calamari fritti con l'insalatina anche questo. particolarmente pallidi. Molto bello. E poi abbiamo realizzato, intanto che aspettavamo il cibo, che oggi sono 6 mesi che siamo qua in Australia. Circa, cioè per un paio di ore o forse un paio di giorni, non mi ricordo precisamente, comunque sono 6 mesi. Quindi buon appetito a noi e ci vediamo dopo. E con il pontile alle nostre spalle che si allontana, e dopo quella mangiata gigantesca di pesce che era veramente una cosa deliziosa, era stupendo. In realtà ci sarebbe ancora un po' di spazio, però adesso riprendiamo la macchina, ci muoviamo verso Margaret River di nuovo e andiamo a vedere l'altro negozietto sempre per i coltelli di cucina. Vedo se riesco a trovare finalmente qualcosa di usabile e buono, e magari ci prendiamo anche un gelatino. Piccolo e bellissimo aggiornamento: appena scoperto che il posto che volevamo andare a vedere chiudeva oggi alle 2 e sono le 2:11, quindi Andiamo a casa. ci vediamo direttamente lunedì. Ed eccoci qua, nuovo giorno, nuovo look, ma sempre la stessa missione da compiere, ovvero di qua, ovvero andare da Aspens, che è il negozio più rinomato in tutta la zona per quanto riguarda prodotti di cucina, vestiario e tutto quanto, e vedere di trovare sto cazzo di coltello, se riusciamo finalmente. Intanto, se siete arrivati fin qua, vi chiederei di lasciare un bel commentino sotto, un mi piace, iscriviti al canale, seguimi su Instagram, la solita roba. A maggior ragione, se siete arrivati fino a questo punto, scrivetemi in un commentino per farmelo capire cosa gli facciamo scrivere nel commento. Canestrelli impanati. Cambio ancora di location, non ho filmato molto dentro perché c'era la signora che mi stava un po' seguendo, mi stava un po' indicando i coltelli, un po' le cose. Però vi faccio vedere un attimo cosa ho preso. Allora, come primo, borsone per tenere i coltelli, poi abbiamo acciarino, perché sennò il filo va a puttane, una pinza che torna sempre utile, e poi, passando invece alle cose un po' più serie, abbiamo preso 2 coltelli, uno della Kai, stupendo, col manico in legno fatto così, mi ha colpito veramente veramente tanto. Adesso ve li tiro fuori anche così vi faccio vedere un attimo meglio. E poi un bestione, è tutto il mio braccio, però è solo la scatola che è tutto il mio braccio, non è tutto il coltello. Adesso con una mano è un po' difficile, devo dire. Appoggio qua. Allora, inquadratura un po' bizzarra, però ci sta lo stesso. Ma partiamo intanto dal piccolino, eccolo qua, la Kai, bellissimo,
manico in legno, è una roba stupenda, leggerissimo, piccolino, super, più che altro per i lavori piccolini di verdure, intaglio e tutte queste cose qua. Voilà. Pure la plastica che lo... pure, com'è che si chiama? Questo. Pure la custodia vellutata per non rovinarlo. Manualetto di istruzioni principalmente in giapponese. Manico in legno finito, lucidato, e una bella lama damascata. Che spettacolo di coltello. Questo è proprio una chicca. Però come vedete un bel po' più lungo rispetto all'altro, messi a confronto, decisamente più lungo, più grande. E adesso non resta più che altro che usarli, e mi sa che con tutto quello che ho speso questi giorni, tra il pranzo in lungomare, tra la benzina, tra la spesa che abbiamo fatto l'altro giorno e tutta sta roba che mi serve per la cucina, io per il prossimo mese mangio pane e acqua, perché non ho speso un po' tantino. Con il totale siamo a una ventina di dollari di coltelli e pinzetta, e con la spesa di oggi arriviamo a un totale di 536 dollari. Comunque, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Pollicione, tutte le cose che vi ho detto prima, più che altro soprattutto per supportare il canale e per combattere l'algoritmo, in modo che questi video possano essere visti da un po' più persone, ecco, per spreadare il potere del vlog, cazzo ne so. Comunque spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.